Benvenuti, benvenuti in questo secondo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e oggi, come vedete, abbiamo un ospite. Ciao! Ciao, ciao. Abbiamo un ospite. Allora, qua cercheremo. Qui non c'è niente di tagliato. Questo è tutto. Io e Sara non ci siamo messe d'accordo manco di quello di cui dovevamo parlare. Cioè, quindi sarà tutta una cosa improvvisata. Sarà divertente perché io e Sara proprio due gocce d'acqua. La Anche serie che troppo, anche parlate. troppo, eh. Esatto. Allora, quindi questo è il nostro secondo episodio e ci ho pensato tanto, ho detto di cosa voglio parlare nel secondo episodio e ho pensato a Sara. Ecco, benissimo E ho proprio, pensato a Sara perché, long story short, io e Sara, Faride come cosa, non ci siamo mai incontrate da mai. mai. Lei Però vive è come se ci conoscessimo da sempre. esatto, io e Sara è come se siamo amiche da 20 anni. Esatto. Lei vive in Nonostante poi anche il gap generazionale, diciamolo, però è quello così. non si Poi sente. facciamo finta di niente. Però io vivo in Virginia, lei vive in Florida e ci ho pensato, ho detto, sentite sempre le informazioni di quello sempre di cui parlo degli Stati Uniti, ma dal mio punto di vista, ho detto perché non fare un episodio con qualcuno che vive negli Stati Uniti da più tempo? Perché tu, Sara, da quant'è vivi negli Stati Uniti? A maggio faccio 11 anni. Madonna. 11 anni, ecco, esatto, quindi Perché Sara. poi, vabbè, 11 anni negli Stati Uniti, la mia storia con questo paese in realtà comincia, penso, Madonna, più di 20 anni fa, ma poi vabbè, magari te la racconto adesso, Magari adesso vediamo. se no l'episodio dura 3 ore, già durerà 2 ore Sì, perché no, ma comunque la mia conoscenza comincia in Italia nel 92, quindi diciamo che li conosco molto bene, ecco, cioè proprio molto una molto bene. cosa praticamente 1 anno prima che io nascessi, Sì, perfetto, ero ci sta. piccolina anch'io, però appunto ci sono cresciuta praticamente, ecco. Quindi diciamo, vabbè, prima di tutto, prima di iniziare il discorso, dici un po', tu vivi in Florida, che Sì, lavoro fai? io faccio il neuropsicologo, Lei sei una psicologa, sì. quindi diciamo che a me si Quindi diciamo che li conosco un po' da tutti i punti di vista. esatto, perché t'ho scelto? Perché tu prima di tutto hai paragone tra me e te, la nostra vita negli Stati Uniti, tu hai un altro tipo di vita perché sei una persona più grande, vivi da più tempo negli Stati Uniti, hai una famiglia, hai una bambina e soprattutto tu stai a contatto con gli americani H24. Ma proprio sì, tantissimo, effettivamente sì. E chi meglio di No. te, E scusame? poi ripeto, conosco tanti loro aspetti intimi, il modo con cui pensano anche da un punto di vista, diciamo, non canonico, cioè sicuramente anche le loro paure, i loro dubbi, le loro insicurezze, i loro aspetti un po' più particolari, ecco. E E quella poi a ci noi abbiamo ci anche noi, interessa. che sono poi specie specifici, come dico sempre io, legati alla cultura, però sicuramente io li sento tutti i giorni, ecco. Certo, quindi chi meglio di te? Quindi ho pensato a te perché ho detto i miei follower, ecco chi sente il podcast, sono abituati a sentire il mio punto di vista, ma vogliamo sentire pure il punto di vista di qualcun altro. Giustamente, ci Giustamente. proviamo. Ci proviamo. La domanda che ho per te oggi, e da qui comincerà il nostro discorso, è: ma il sogno americano e già fa ride tutto, Eh, già fa ride, io e te lo sappiamo perché eh. fa ride. Ma esiste ancora? È Cioè, mai mi fai togliere la cittadinanza subito così. calcola, io dico sempre, se cioccano il mio profilo TikTok, io Non te penso la che mi danno. Vabbè, bannano oh, dagli è il Stati secondo Uniti. emendamento, però è libero, cioè, voglio Io so, dire. infatti noi siamo libere di quello che vogliamo, insomma. E quindi no, il primo, madonna, manco me lo ricordo, ma la tolgo sul serio. Allora, è il primo. Anzi, manco me lo ricordo, raga, non me lo ricordo manco più. L'ho fatta un anno fa. E insomma, no, mettiamola così. La risposta è sno e ni, nel senso che tanto dipende da dove parti. Cioè, secondo me, cosa si intende da dove parti? Allora, Mh. certo, vieni da un paese dove sicuramente ci sono situazioni realmente di difficoltà, cioè
tutto ciò che dal confine del Sud America, no? In Mh-mh. giù, Mh-mh. realmente queste persone, cioè, sono storie drammatiche, ci sono Sì, dei documentari meravigliosi su Netflix, basta uno che mi viene in mente adesso, è Undocumented, che insomma ci sono delle realtà, la gente preferisce morire rischiare di morire nel deserto dell'Arizona a piedi di notte, che non lo farei, ma manco se fosse proprio, ecco, cioè, tra quella e la morte, dici, vabbè, se proprio non c'è altra opzione, però appunto l'alternativa è quella, certo, io arrivo in America, è il posto migliore dove io sia mai stata. certo. Oppure, altro scenario, sei un medico tedesco, ti offrono il primariato a Harvard, ma ragazzi, certo, ovvio, vai a vivere vicino a Boston, fai una fraccata di soldi, vivi tutto ciò che è il meglio che questo paese ti può offrire, l'eccellenza, certo, ci mancherebbe altro. Certo. Però in generale il sogno americano come lo intendiamo noi, o comunque come ce l'hanno fatto, come ce l'hanno propinato nei film, Nei specialmente film, quella nei libri. generazione dei miei suoceri, quella che oggi viene chiamata la generazione dei boomer, che ci credono anche tanto, Mh-mh. quella della staccionata bianca, della casina tutta uguale, ragazzi, quella è proprio scordatevela, nel senso, specialmente in questo momento storico, diciamo che quello c'è stato nel dopoguerra, ma come c'è stato da noi alla fine, perché poi ogni mondo è paese, però dagli anni, secondo me, ma sono ormai 25 anni che non c'è più, perché comunque poi dopo non è solo una questione che ti può piacere o meno il McDonald's, è proprio una questione politica, no? Cioè nel senso è proprio una questione che non esiste più, quindi le Certo. problematiche che si vanno a vivere in questo momento nel paese non ci sono. Mh-mh. Ripeto, tanto è molto da dove vieni e da dove arrivi, quello ovviamente è la risposta, diciamo, la prima risposta che ti Da do. diciamo da che situazione avevi Avevi prima, cioè prima. secondo me una ragazza, anche adesso questo era un discorso un po' più generale, un po' più serio e serioso. Se parliamo, poi adesso facendo un discorso un po' più anche leggero, no? Anche ragazze normali come noi, cioè ragazze quelle che vengono da un'Italia normale, Sì, quella dell'Italia media, dove non ti manca niente, fai una vita normale, tutto esatto. quanto, fatta dell'aperitivo, delle vacanze d'estate, della settimana bianca d'inverno, del cenone di Capodanno, quindi la vita che ci immaginiamo più o meno tutti, tendenzialmente non è che ci guadagni, ecco, Brava, magari non, brava. a seconda di dove capiti puoi non perderci, ma non è che ci guadagni, ecco, Allora questo io sicuramente. io la penso così, nel senso dobbiamo è esattamente il discorso che faccio sempre io, dipende da dove parti. Cioè, se tu hai davanti, la ragazzetta che vive nel paesino con 2000 abitanti, i genitori magari vieni da una famiglia che non sta bene economicamente, e cosa succede? Un giorno magari vai a fare l'esperienza come ho fatto io di ragazza alla pari e incontri il ragazzetto che c'ha un'azienda avviata negli Stati Uniti, se guadagna $20.000 al mese e te Ah beh, dice: certo. "Sposiamoci", e viene a vivere negli Stati Uniti e lì è il momento in cui tu cominci il tuo sogno americano, perché passi Vabbè, proprio ma dal quello nulla. è, però è il sogno di tutti, nel senso che coi soldi il sogno è in qualunque parte del mondo, nel senso che se tu c'hai Ovvio, soldi, io il sogno ce l'ho a Tonga, o ce l'ho a ovvio, Johannesburg, ce l'ho anche in ovvio. America, cioè questo poi più che in altri posti è sicuramente il luogo dove c'hai cioè questo è sicuramente il luogo in assoluto dove se tu hai i soldi sicuramente vivi bene. Certo, Però poi c'è anche da dire un'altra cosa. A parità di tanti soldi, non è detto che poi il sogno americano sia sogno americano, nel senso che o tu hai veramente tantissimi soldi, allora fai quella vita che veramente è quella che ti può aver fatto sognare guardando Friends, che non la fai, quella non la fai, ma quella proprio giusto i film, perché quell'appartamento non te lo, non, a ma anche Manhattan, ma esiste poi, è manco tutto un esiste, set, quindi però vabbè. diciamo che quello, a meno che non fai veramente, ormai lì non è manco questione di fare l'avvocato, il medico, cioè lì a Manhattan non fai veramente l'azionista in borsa o il cantante o non ci vivi. Certo. Ehm, Però, cioè, a meno che veramente tu hai allora quella quantità di soldi che appunto fai la vita a Santa Barbara,
obiettivamente si deve guadagnare $10.000 per vivere in Kansas o vivere o in Ohio, sì, potrò avere anche un sacco di soldi, ma la vita in Ohio, la qualità della vita, mi dispiace, ma per me te la puoi tenere. Allora io preferisco certo. guadagnare 1.800 € o Brava, 1.500 a brava. Perugia, anche perché è questa poi la grande differenza, che tu in Italia o comunque in Europa, poi in generale, secondo me, lascia perdere posti tipo Monaco, Londra, che ormai Ah beh, sono, ma certo, anche no, qui Roma, stiamo stesso parlando di Milano, io ti Italia. parlo in generale, io non ti parlo di Certo. Milano, perché Milano poi alla fine è è una New York, Milano è una Londra, cioè su quelle grandi città, che ovviamente se non c'hai certi lavori, fai fatica, la casa non te la compri nemmeno lì, però cioè io alla fine se devo vivere, prendere $6.000 per vivere in Ohio, dice, ma poi vai in vacanza 2 volte l'anno. Ho capito, 2 volte l'anno sono 15 giorni l'anno, e il resto degli altri 300 e passa l'hai fatti in Ohio, però se non da E togliendo. soprattutto devi sta a combatte col tipo di vita Ma che quello, c'abbiamo. cioè la mentalità, il Esatto. freddo, il Perché uno clima, dice: la "Ah vabbè, te gente. fai i lavori tutto l'anno, te fai un bel po' de soldi e poi vai in Italia, fai l'estate e fai la bella vita". No, ma no. A che prezzo? No, A ma poi che quale prezzo? Ma le prezzo? ferie, ma chi te le dà in questo Prima cioè, di ma quali tutto. ferie? Ma tu lo sai quanto mi hanno attaccato una volta quando insomma, sai, io lavoravo nell'agenzia insomma, immobiliare e ho fatto 'sto video appunto che io figurate non avevo nemmeno le ferie estive, Certo, avevo iniziato da poco, ma a prescindere da iniziato da prima o dopo, io le ferie non ce l'avrei mai avute. E non puoi capire quanto mi hanno attaccato: ma allora tutti gli americani che vedo in Italia, ma stanno tutti qua". E io a certo che ci voglia a stanno, fargli vanno in capì vacanza, certo che mica è lo sì, schiavismo, vanno in ma vacanza se lo posso cara, permettere, ma se la organizzano anche 3 anni prima, aspe 4 ma anni non prima. solo quello, ma che tipo di americani sono? No, ma certo, poi Eh, ovvio. mica so i cittadini, mica so gli abitanti del paesino de 2000 abitanti in Ma poi Ohio. anche quando quelle rare volte che ci sono, c'è gente, cioè io c'avevo la mia collega che io mi ricordo, lei prenotava le vacanze, che so, si fece questa crociera in Alaska molto bella, Mh-mh. e lei se la prenotò 4 anni prima perché dovevano lavorare 4 anni, chiedere le ferie Ma 4 anni prima, cioè non è che dicevo, la piglio, serie che non faccio sai manco se sei vivo, se sei morto, cioè esatto, non cioè si non è che sa. dicevo mi vado a fare il weekend a Praga, cioè comunque è un altro stile di vita. Poi che non vuol dire che tu non hai, cioè sia ben chiaro, poi ci sono, non è che uno dice tutto male, ma assolutamente non sia quello, però sicuramente quello che secondo me molte volte dall'Italia non ci si rende conto è quando uno sente, che ne so, questi stipendi, queste cose, c'è molto una visione, a parte il fatto che poi questi stipendi, queste cose, cioè in Italia, in America per averli devi lavorare e anche tantissimo, Brava, nel senso che in brava. Florida comunque il minimo sindacale, che poi vabbè, il minimo sindacale tradotto molto tra virgolette, quello che si chiama il minimum wage, comunque sono 7,50 $, che quant'è? 7 euro, via, Sì, che sì, non è sì, tantissimo in realtà se tu ci pensi, non è tantissimo quando poi il latte mi costa 8 dollari. brava, E quindi esattamente. capito, cioè in realtà poi non è quando poi un affitto di io poi sto in Florida, non è che sto a Manhattan, cioè nel senso Pensa io che sto in Virginia, cioè non è che peggio sto, della Florida. capito? Non è che dice, "Oh, stai su sto posto che Capito, dici dice". E stai a anche in Florida Miami. non è che sto a Miami, cioè sto Eh, a St. Petersburg, cioè che è molto bella, però sto a Miami. Cioè quando tu certo, comunque mi chiedi 1.800, $1.900 per una camera, una cucina e un bagno, e comunque poi i conti cominciano a non tornare, quindi evidentemente poi sì, per carità, quello che c'è in America sono tante opportunità di lavoro, certo. verissimo, però anche lì questo lavoro, se tu ci pensi, che ce n'è tantissimo, anzi, lì poi bisogna secondo me fare anche un'altra distinzione. Per esempio, quello che per me è la vera America, forse è proprio per i lavori specializzati. Questa Brava. è la grande cosa che tu vedi in America. Se tu fai il biologo, per esempio, Mh-mh. tanto per dirne uno, allora quello è veramente il posto dove vieni in America perché tu ti sentirai realizzato, perché tu vedi un ragazzo che in biologia deve prendere 300-400 € al mese o stare 5 anni a fare il portaborse a un professore senza nessun tipo di futuro da noi, effettivamente quello che ti ci piange il cuore. Allora, quelle sono
sono veramente le occasioni che l'America ti dà, perché tu arrivi qui, non sei figlio di nessuno, non sei parente di nessuno, questo è il grande aspetto, perché poi Sì, io sono una molto obiettiva, guarda, in realtà io dico sempre le cose come stanno, per me lungi da me sparlare qua. Quelle per esempio sono quelle cose dove secondo me l'America, se tu hai questo tipo di specializzazione, però non te le regala nessuno, cioè non è che tu arrivi e domani te le danno, comunque te devi fare la esatto. C'è gavetta pure qui, tanto, cioè ti comunque spacchi te il la devi sedere. fare. Però la verità c'è che sicuramente quando tu te la sei fatta, che comunque è sottopagata anche qua, perché poi non ti credi che arrivi fai il biologo e ti danno 300 mila dollari l'anno, perché quella è una Certo, bugia. Però certo. quello che è vero è che sicuramente, per esempio, questo tipo di lavori è un altro tipo di gavetta e sicuramente una gavetta con altro tipo di prospettive. Però poi in realtà i lavori tipo quelli, diciamo, più comuni che comunque servono, perché nella vita sono tutti dottori, sono tutti avvocati, sono tutti ingegneri, tipo la cameriera, il commesso, e non c'hanno, cioè, paradossalmente è meglio stare in Italia perché tu non c'hai alcun tipo di protezione lavorativa, Esatto, esatto. alcun, Non da c'è nessun diritto al punto di vista, non c'è lavoratore il diritto al come almeno lavoratore. un minimo abbiamo in Cioè, Italia. qui tu, il fatto, io penso sempre alla scena che si vede nei film, che in Italia noi non ci ragioniamo mai, quella della famosa cassettina del lavoro, quando te si presentano con la cassettina, no, alla scrivania. Sì, E sì, quello però sì. è l'esempio massimo lampante della poca protezione del lavoro, cioè loro possono venire da te domani, ovviamente si parla anche del lavoro in regola e tutto quanto, ma loro possono venire da te e dirti, tu senza darti alcun tipo di spiegazione, tu sei fuori. Bello, cioè, ci siamo visti. Ci siamo visti, cioè, Abbiamo trovato un comunque, altro. per carità, ora è vero perché in America c'è più lavoro, perché è un mercato del lavoro più fluido, però Esatto, perché è un mercato del lavoro più fluido? Perché io te posso buttare via, cioè non c'è alcun tipo di protezione, quindi esattamente. io non te posso buttare via in ogni secondo. Ora, se da un lato ovviamente vuol dire che per me c'è più opportunità, e dall'altro però c'è anche la possibilità che domani la mia capa mi alza il telefono e mi dice comunque sa, ciao, è stato Cioè, è stato bellissimo. bello, ne ho trovato un'altra Cioè, che magari ha per qualsiasi accettato. motivo, perché mi sta più simpatica, perché la pago meno, perché ho deciso che è più brava di te, cioè non è che tu dici, oh, ma io ho il mutuo, ho una figlia, ciao e Certo. buonanotte al No, secchio, quella è nessuno il no, tuo. nessuno frega niente. Vabbè, che non che in Italia freghi a qualcuno, Però perché se pure in io Italia. sono in un ponzo, se io ho comunque anche solo uno straccio di contratto, tu non mi puoi buttare via la mattina alla Certo, sera così. Se poi poco poco so assunto, insomma, diventa un attimino che almeno c'è una sorta di certo, protezione. certo. Poi comunque i lavori, non è che anche per esempio la sanità, tutti dicono, ma basta che c'è l'assicurazione. Tre quarti dei lavori non la offrono, cioè non è che pensare Esatto, che uno viene in America, siccome c'hai il lavoro, automaticamente c'è l'assistenza sanitaria. Io esatto, ho un ottimo lavoro in sanità e il mio lavoro non la offre. esatto, Da me se tu esatto. vuoi singolo paghi $600 di tasca tua per avere una copertura Sì, sanitaria, che sì, ovviamente c'ha i ticket, c'ha una certo, franchigia, cioè parliamo di cose comunque, io sono molto fortunata perché ovviamente essendo mio marito militare ho il ricado sotto la sua mhm, assicurazione, però se mhm, no sarebbero solo per me $600. Io ho un collega certo, maschio che ha dei figli, quindi lui ha 600 più i figli, insomma, guadagna bene, però quando hai cominciato a togliere $600 per lui, 600 per il bambino, la macchina, la cosa, insomma, certo, certo. non so 2 lire. Esatto. Quindi diciamo questa è la domanda che mi fanno spessissimo. Quanto bisogna guadagna ovviamente dipende ovviamente da dove vivi, però ecco magari dove vivi tu, dove vivo io che sono diciamo non big cities, ma nemmeno small town, sono diciamo, delle città, non sono città come Miami. Quanto devi guadagnare per stare bene negli Stati io dico sempre per stare proprio bene che non Per c'hai stare proprio pensieri, bene? 10.000 io 10.000. dico. Pure tu? 10.000, sì, Perfetto, non di 10.000. meno. E se c'hai un mutuo in questo momento storico con i Mamma mia, tassi, non me ne parlà, non me ci ne parlà, arrivi proprio, non me ne parlà. cioè, non te deve succedere niente, Esatto, ma esatto, proprio non esatto. te si deve rompere la macchina. Cioè, se c'hai, Brava. cioè, tu conta che io di assicurazione per 2 macchine comunque paghiamo $4.000 l'anno in Florida, che è tantissimo. $4.000 l'anno? È È tantissimo. tanto? Oh, pagavo meno anche alle Hawaii, che è lo stato più caro della.
Aspetta, quanto paghi al mese? Cosa è incluso? No, noi si paga semestrale, no? Sono $2000 ogni 6 mesi. Oh, io a Perugia pago 1000 per la macchina, pagavo 1000, perché da 11 anni fa, ma quanto costa? 1200 l'anno? Mh. Ah, 4000. okay, io pensavo che tu pensavo che tu stessi parlando tu parli a livello okay, perfetto, ci siamo, scusa, avevo capito un'altra co L'assicurazione sulla casa la devi avere, sì, 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 l'assicurazione sì, sì, perché sì. se per il mutuo, quindi c'ho quella per il mutuo, quella per furto incendi, quella per Eh, l'uragano. eh. A fine anno solo le assicurazioni io pago di quanto pagherò? Cioè, è un'eresia. No, che poi se ci Eresia. pensi, per esempio, è quello che dico sempre io, già solo pensare al telefono tipo TIM, Vodafone, Ah, io in sì, sì. Italia pagavo 10 € al mese, c'avevo tutto illimitato. Ma anche Io se ne qua paghi 30 e che c'hai addirittura, non lo so, te sì, lo vabbè, regalano, te lo tirano il telefono per quello. però quanto costa? Io qua pago $100 Sì, sì, Verizon al anch'io. mese, mio e Dylan, so già 130, sì. $200. Sì, sì, anch'io. Cioè, Sì, sì, 130 capito? come Nel niente. senso, lo diciamo le persone che dicono: vabbè, ma tu stai in America, che Cioè, bello". diciamo che loro quello che non si rendono conto che non sempre il guadagno poi, e guarda, io ripeto, io ho un buon lavoro, non è che mi sto lamentando, però io la domanda che mi faccio spesso è: ma come fanno Quelli no tante diciamo le persone? persone normali che Infatti io vanno c'ho, magari lavorano come commesse da Walmart, no, che non infatti c'hanno io c'ho il custode del mio palazzo, del lavoro, io lavoro in uno studio, no, che sì, fa tu c'hai prestazioni lo studio sanitarie, de affitti la stanza No, praticamente. no, 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 il mio è proprio uno studio, io sono proprio Ah, assunta in uno okay, studio medico, diciamo, okay. e quindi io non affitto niente, quindi io lavoro, sono dipendente proprio ed Mh-mh. è in un grattacielo molto bello perché la mia capa, insomma, ha un bellissimo studio e quindi io Mh-mh. sono la sua dipendente. E c'è quindi ci sono dei custodi con la divisa, insomma, è un bellissimo palazzo. E uno dei miei custodi dorme in macchina, non ce la fa. Ma seriamente? Sì, sì. Cioè te Quando dorme me l'ha dentro la detto, io in momenti mi metto a cioè dorme piangere. dentro la macchina davanti all'entrata del palazzo? Non so se dorme dove dorme, ma lui dorme in macchina, non ce la fa lui con lo stipendio. C'ha un lavoro, lui c'ha un lavoro tutti i giorni, in giacca e cravatta oltretutto. Cioè c'ha un lavoro Scusa, ma a c'ha anche tempo una pieno. famiglia? No, No, adesso dice che riesce, adesso col nuovo anno dice che è riuscito a entrare in una community over 60, per quel tutto anche un signore molto adulto, perché poi non apriamo il concetto, non apriamo l'aspetto delle pensioni, per quello poi è un ah, una altro quello ci vuole un altro episodio. quello alla prossima puntata vi faccio tutto il discorso sulla pensione. E lui non ce la fa qui, perché non c'è, appunto, col fatto che qui c'è tanta, diciamo, non c'è, lo Stato non ti dà tutto l'aiuto che ti danno in Europa. In generale, la previdenza sociale non è come la nostra. Mh-mh. Giusto o sbagliato, guarda, non la sto nemmeno giudicando, ognuno poi la vive Certo, che sia giusto, certo. d'altronde, cioè, quando noi ci lamentiamo tanto delle nostre tasse, noi, ogni paese, continente, sceglie dove mettere le tasse. In questo paese il 60% delle tasse va nel militare. E infatti hanno il militare più forte del mondo. Noi nel 60% delle nostre tasse vanno nella sanità, vanno nella scuola pubblica e tutte queste cose qui, Mh-mh. di cui noi ci lamentiamo tanto, però il conto del mio ospedale quando io ho partorito per un cesareo è stato $80.000. La mia Porca mi bambina, 80.000? 80.000. La mia bambina che è stata 7 settimane in rianimazione, per fortuna stava bene, doveva solo crescere, la piccolina, ma quindi immaginate che stando bene non ha avuto interventi, non ha fatto operazioni, manco l'ossigeno perché sperava da sola, era solo piccolina e quindi è nata prima, ma siccome era piccola doveva continuare a crescere dentro l'incubatrice. Ma io Sì. vorrei sapere quanto cacchio costa la corrente in America perché il conto è stato $320.000. Oltre gli 80.000 del pa 400.000, 400.000, ok? mamma mia, follia. Ora, follia. Ora, per carità, noi molto fortunati perché avendo una cosa Assicurazione. governativa, Okay. ovviamente il conto per me è stato, mi sa, $3.000. Però quando Mh-mh. tutti mi dicono, vabbè, ma tu c'hai assicurazione, beh, mica esisto solo io, cioè io non ce la Ce faccio. Cioè, una mia amica che il marito oltretutto ha un ottimo lavoro governativo, lui però ha un lavoro GS, quindi un lavoro, diciamo, lavorano per il governo ma come civili, lavorano con Mh-mh. il militare ma come civili. Loro hanno diciamo, una assicurazione pubblica,
qui stessa identica storia per il figlio, stesso identico conto e loro hanno dovuto pagare il 10%. Mo, ragazzi, il 10% 400.000 dollari, una famiglia sono 40.000 euro. Mamma, ma questa è follia. Oh, 40.000 dollari su un anno cioè, c'è gente che li guadagna, cioè ne guadagna 60.000, vuol dire che tu per aver fatto una cosa che ti è di diritto, cioè come la salute, hai dovuto spendere 40.000 dollari. Quindi per me, a me poi sono queste, a me quando tu dici cosa ti manca dell'Italia, sì, mi manca la mozzarella, mi mancano le cozze, mi manca l'aperitivo, ma a me quello che manca è questo, cioè a me come sanitaria. Infatti i miei pazienti mi adorano molto perché io riesco sempre a Tu c'hai infilarci l'Italian qualche style e non ce la quando faccio io, quindi capito, gli do il certo. numero, mi faccio richiamare, cioè io so, Eh, cioè ci gli metto sta. sempre qualcosa di extra, infatti grandi review, perché non ce la faccio, cioè non ce la faccio. Cioè, Diciamo che come lo potrei descrivere al meglio è: non sei un numero, perché qua negli Stati esatto, Uniti sei un numero. e Punto questo e è quello che a basta. me, quindi è per me questo, perché poi appunto tu, tornando anche a quello di prima, il sogno americano poi non è solo, è la casetta con la staccionata bianca, ma sono anche, che ne so, i film di Hallmark, no? La cioccolata calda, Natale, la famiglia, l'amore, poi dici, ma se quello mi dorme in macchina, tutto sto grande sentimento, tutto sto amore mi fa vedere, giusto nei film, perché no, io non ce la faccio a pensare che quello mi dorme in macchina, a me viene da piangere. Certo. No, ma poi, ovviamente uno ha il sogno americano perché, cioè noi stiamo oltreoceano, no, è proprio come se No, ma poi fosse io un vedi i film, mondo noi ci siamo cresciuti, ci abbiamo avuto tutto, ce l'ho avuto anch'io, ci è abbiamo quello avuto il tutto. problema, è quello il Ma poi problema. dipende dove finisci, poi sia ben chiaro, nel senso che io se mi immagino 28enne al centro di New York, ma certo che il sogno americano me lo so vissuto anche Sì, tutto. però sì, però, che devi Sì, pagà 28enne finché, $5.000 se, di se ce la fai, o affitto? anche se non te lo paghi, nel senso magari a 28 anni te stai a fare la specializzazione, vivi in 5 Sì, dentro casa, fai uno stile di vita che te lo godi anche. Certo, se mi certo, immagino con una bambina piccola a New York, ma manco se me la regali, oppure c'hai i certo. soldi per vivere a Santa Barbara nel villone, ma ripeto, quei soldi qualunque posto del mondo è il posto più bello, cioè è il sogno in realtà poi. Comunque io noterei che io ho il maglione in Florida, non vorrei di Ma niente, ma infatti allora calcola che qui ieri era primavera, c'erano 20 gradi, ieri ha fatto una bufera e adesso ce ne sono no, 3. te lo dico anch'io. A parte che io li voglio denunciare per pubblicità ingannevole, perché endless Summer summer, all year cacchio, long, ma sì, te sì. che? C'ho il maglione, e anzi adesso si è alzata, sono 17, ma ti dico solo che giovedì, no, domani, no, quando è? Oggi è lunedì, domani ne fa 9 e oggi la Mamma massima è mia. 17, stamattina erano 10. Ma pure qua ammolla da oggi fino a tutta la settimana -2, Io sto -1. sul Golfo del Messico, però starei, insomma, cioè nel senso un Teoria freddo. dovrebbe no, No, qua no, fa ma freddo. l'inverno, oddio, per carità, è un inverno mitissimo. Io vengo Certo, comunque da certo. Perugia, quindi il freddo, quello vero, lo conosco, non mi dovrei lamentare. Però io comunque sono venuta dalle Hawaii pensando che sarebbe stato come le Hawaii, dove veramente era caldo tutto l'anno. Bellissimo, come le Hawaii. Bello? Eh, Ci voglio andà. Tutte le alle persone che vengono Hawaii. stazionate alle Hawaii, dicono tutti che è stupendo, però è molto costoso. Invece È carissimo. È una cosa, conta che io alle Hawaii ho pagato, anzi in realtà poverino l'ho pagato degli amici che vengono a Perugia a trovarmi, che è entrato e ha detto ma dai te li prendo io. Non me lo posso mai scordare. 5 limoni e 6 lime, 14 o 15 dollari. Cioè. mamma mia, da serie proprio, vabbè, Eh sì, perché bello è tipo un però dollaro e 10 a limone. Dici, ma fammene prendere un po' di più, poverino, giustamente. Dice, no, ma guarda, basta uno e uno. mi sa che era Noi, meglio vabbè, noi siamo stati molto fortunati perché eravamo con la base, quindi ovviamente col certo, militare è un'altra cosa, perché comunque hai certo. la casa, Certo, poi c'hai il quello sarà negozio. sarà un nuovo episodio che cercherò di cui parlare, insomma, cosa significa veramente essere sposata con un militare negli Stati Uniti, perché vuoi o non vuoi, mo' levando tutta la questione del finto "thank you for your service" e poi esce dai militari e sto Sì, 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 completamente no, certo. fuori, perché tu lo sai, ci avrai sicuramente tanti Eh, militari. Completamente fuori, li vengono abbandonati completamente Abbandonati. dal governo. Prima tutte belle cose, Sì, sì. benefici, Finché sei poi dentro. poi ciao.
Quindi quello sarà sicuramente un episodio, anzi se poi vorrai fare anche tu, Torno con le mie cuffiette da torni signorina esatto, del call center. 118 esatto, proprio sei tu, sei tu. Però, quello vabbè, si sa che comunque a livello di benefici, ci sono un Ma pochino anche più solo, appunto, io che comunque c'ho avuto una situazione con la bambina, $400.000 pagati e persone come me con la mia stessa situazione che erano dovuti esatto, sborsà 40, 50.000 con esatto, perché io l'assicurazione, che anch'io insomma c'è una bella differenza tra pagarne 2000 e eh 40.000, beh. cioè, Anche ehm perché pure io c'ho la insomma c'ho la TRICARE Prime, che quella mi paga tutto, a parte sai ogni tanto quei no, io c'ho ticket Select, quindi pago qualcosa, ma ah, ripeto, vabbè sì, vabbè, ma so' cioè quei 50 €, ma dollari neanche, sono 30, ma comunque ripeto è come un ticket normale, non esatto, perché TRICARE è la nostra è la nostra mutua, esatto, fondamentalmente, è la versione esatto. americana della nostra mutua, quindi io mi ci Brava, trovo molto bene, però mi rendo conto che non è per tutti, quindi infatti certo. ripeto, il fatto che io non è che mi lamento per me poi, perché io poi infatti ecco, io in America sto molto bene, però io mi rendo conto, cioè io per me è un discorso generale, il fatto che sto bene io non riesco a chiudere occhi, orecchie come le scimmiette, no, non ce la Esatto, faccio. ma, nel senso, fondamentalmente anch'io non è che mi lamento comunque. No, 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 io so sul lato guarda, l'America come ci stiamo avviando anche noi in Italia, ma ancora più che in Italia è proprio o da una parte o dall'altra la staccionata, dico io. Io Sì. so' molto fortunata perché fondamentalmente sto sul lato fortunato del paese, non ci manca niente, stiamo bene. Questo fatto appunto di essere anche appoggiata al mondo militare è sicuramente privilegiato. So' fortunata perché c'ho un buon Mh-mh, lavoro. mh-mh. Cioè a me proprio Certo, certo. io Però guarda, sono andata anche bene perché io poi ho vissuto anche in posti belli alla fine negli Stati Uniti, perché a parte quei certo. 4 anni in Kansas, che poi anche devo dire, Kansas City non è male, purtroppo è l'ambiente del Kansas che Eh, fa un po' schifetto e eh, poi è freddo, Kansas il freddo è una cosa bestiale, cioè mamma proprio una mia. moricce, però obiettivamente ho vissuto a Washington che mo il tempo non è dei migliori, ma insomma Seattle è una città vicino a Seattle, è una città figa, tu ci hai vissuto anche tu. Io c'ho vissuto, sì, Comunque sì. Washington è un bel posto, ho vissuto alle Hawaii, mo son Florida, insomma poteva andà peggio, potevo sta appunto in Ohio, potevo sta in Louisiana nel mezzo del In niente, quindi Indiana, in so' Indiana, andata cioè in Indiana, cioè so' andata in comunque mio Indiana marito è quando della California, delle zone belle della California, quindi anche quando vado a trovare eh, i suoceri mio marito sta dalla cittadina di Indiana con 2500 no, abita cioè mamma tu mia. conta che mio marito è di Irvine originario, che è Orange Ah. County, quindi anche proprio quella dei film. E Ah! quando siamo andati a trovare i suoi genitori per la prima volta che eravamo fidanzati, siamo andati, perché l'ho conosciuto in America mio marito, Mh-mh. e siamo andati a Big Bear, quello di Beautiful, delle casine, delle case della montagna. Ma io non lo Adoro. sapevo perché io non guardavo Beautiful crescendo, Bello. me l'hanno detto tutte le mie amiche Io ti che mi hanno detto, prego. ah, Beautiful! E io chiamo sempre che dicevo sempre che stavo nella finta, California, perché quando lui m'ha detto: "Vieni con me in California", ho cominciato a mettere il costume, la crema da bagno, ho detto: "Ma dov'hai?" Eh. Andiamo in California", io nel Kansas col cappotto. Dicevo: "No, che bello, California, come preparo la crema solare." Guarda, fa: "Guarda che te servono guanti e sciarpa come qua, perché Big Bear è a 1 ora da Los Angeles, ma è in montagna, nevica. È una stazione sciistica ed è Ah. quella dove i Forester di Beautiful c'avevano la famosa cabina di montagna dove poi ho scoperto chi s'era No, ammazzato, chi era vabbè. risorto, chi aveva partorito, quindi insomma sembra veramente un paesino quasi della Svizzera con le baite, è Bello. bellissimo. Quindi io non mi posso manco, cioè io mi devo lamentare, infatti piango col sorcio in bocca se dice a Perugia. Ma tu non te lamenti, tu come me Però obiettivamente cioè, diciamo che io sto conoscendo le persone che hanno vinto la green card e se la stanno passando molto male. Mi dispiace molto perché loro sì, mollano tutto pensando che, capito, vieni e il giorno dopo chissà che fai, e invece non è vieni e così. fai i soldoni. Non è, ma io No, stessa che voglio dire, comunque sono venuta come psicologa, sono partita da ricercatore associato, che comunque lo stipendio è quello dell'NIH, facevo, cioè guadagnavo 4 lire in Kansas. certo, Poi dopo, ovviamente, dopo 11 anni c'è stato un altro percorso, però insomma non è che tu arrivi e te la regalano così, cioè, devi lavorare. certo, Poi quello che è assolutamente vero è che se lo lavori, quello che è per te in America te lo danno, non te lo toglie nessuno. Questo assolutamente guarda, sì. assolutamente. Però non è che arrivi e siccome sei Però arrivato in America con la bandierina no, poi fai come me purtroppo che confondi il primo e il secondo emendamento così mi tolgono pure la bandierina.
Basta, finita, devi tornare in Lo Italia, salvi non c'è più marito, Cina. lo salvi marito, non ci posso credere. Oh dai, Vabbè, ma quello non ha sentito nessuno, quello lo tagliamo, no, no, non è vero. no, perché io c'ho la fissa del secondo in realtà per la storia delle armi, quindi Ah, c'ho sempre quello in bocca io, capito? e No, ci perché c'ho sta, sempre quello in testa io, sto e cavolo ci di sta. secondo. Che poi E, anche lì e- ci sarebbe da fare una puntata solo per quello, perché in realtà la confusione sulle armi nasce dal fatto che pare che sia scritto male, che non dice quello che significa, cioè che tutti possono sparare come gli pare. ah, Però sì? questa è un'altra sì, in realtà pare che ci sia un problema con una virgola, cioè che sicuramente c'è il diritto alla difesa, ma che non che tu Ah, puoi pigliare e mitraglia la gente come te pare. certo, Però vabbè, questa è certo. un'altra puntata. Quella sarà Io un'altra. dico, perciò Se salmi no io e marito te che mi fa. parlavamo. No, capito, cioè veramente. Addio. Ah, no, allora ho In un'ultima chiusura, domanda. anche perché io devo andare al dentista in Ecco, realtà. ecco, ecco. No, 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 ultimissima domanda, però Così. poco, poco. Anche perché Non sicuramente il t'ha dentista mi allargà, non caccia. t'ha allungà. Allora io il primissimo episodio, ho parlato della differenza, sai, i miei date con i ragazzi americani, le differenze tra ragazzi americani e ragazzi italiani. Secondo te Io devo tornare in Italia a dicembre, mi tirano i pomodori appena scendo a Fiumicino. no, no, dimmi un po', aspetta che mi sta chiamando Dylan, aspetta scusa. No! Pronto? Oddio, aspetta. Sorry, I'm recording the podcast. Okay? Yes, yes, just call me in 5 minutes. I'm recording the podcast. Ok, love you. Bye, 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 bye. Scusatemi, Dylan che mi dice che torna tardi al lavoro. Quindi, ehm, tu che stai pure a contatto con tanti uomini, no, per il tuo lavoro, come lo definiresti il maschio americano? Mamma. Mazza, detto allora lo definisco Mh. Tensione, un momento di pani tizzone sotto la cenere. ecco. In che Allora, senso? io lo preferisco, ma vabbè, ovviamente porto l'acqua al mio mulino perché mio marito proprio è il tipico americano, Certo. ha i parenti sul Mayflower, penso più americano il mio, Eh beh, è molto americano. eh beh. Cioè è proprio da generazioni, manca sai, quelli che il terzo, quarto, quindi proprio americano. E sai, gli americani sicuramente non ti fanno, non so, ciacioni come gli italiani, no, non ti fanno No, quella ciacioneria vero. che ti fanno sentire magari, cioè io dico sempre, in realtà mi sono sentita un cesso il primo anno perché abituata in Italia che tu cammini, cioè non ti fai muovere, capito? Anche se non lo pensano, però comunque il barista, cioè io c'è stato il barista sotto casa a Roma, io ho studiato a Roma, capito? Ah, Eh. Canalis, che non è vero ovviamente, mi chiedo scusa se mai sentisse, non è vero, lo so benissimo, guarda, cioè non mi permetterei mai, però capito, cioè un giorno la Canalis, un giorno un'altra Venina Mora, capito? Però poi però effettivamente un Sì, pochino nei ci sogni di pre bambini, ma sì, non nei sogni di bambina, è che siamo tutte uguali, cioè siamo more, semplicemente quello. vabbè, Comunque, vabbè. insomma, cioè comunque tu in Italia effettivamente puoi anche andare in giro vestita con un sacco addosso, ci sarà sempre quello che ti fa il complimento, sarà sempre quello, eh. Ed è sicuramente per l'ego una cosa molto bella. Poi diciamo che c'è una sorta di più seria di aggressività che non mi piace, non mi manca. Cioè io lavorando in un ospedale per 10 anni, che è un microcosmo, è un puttanaio, ragazzi, poi di puttanaio, è un puttanaio, ma anche a Mh. livello un po' troppo esagerato. Ma non che non ci sia niente di male, perché io sono consenziente, ci mancherebbe altro, dove c'è Certo, gusto non c'è certo. perdenza, però proprio spinto con cose a livello, proprio una microaggressione quotidiana laddove non ti è stato dato nessun tipo di no, input a provarci, invece cioè, continuo dando per scontato che queste avanze siano in qualche modo gradite e quindi questo assolutamente è una cosa che non mi manca del maschio italiano, dove molto spesso c'è
confusione tra l'essere, specialmente persone magari come noi che siamo solari, io così come so con te, so con tutti, se lo fai con un Sì, maschio in uguale Italia io, dopo uguale a te, lo dopo sai. 3 secondi in Italia o t'hanno messo una mano addosso, questa è una cosa che a me un pochino cioè capito, ti toccano, te fanno perché Sì. viene confuso molto e questa a me è una cosa che infatti io passo la vita di gli stavano ridosso perché io e te non siamo a cena insieme, non ci siamo mai andati. Quindi è una cosa che il maschio americano, per esempio, è una cosa che mi piace molto, su questa cosa è molto, molto, molto rispettoso. È vero. Certo, È vero. Quando nel primo episodio dico proprio del fatto che uno dei quei ragazzi, prima di baciarmi, mi ha chiesto: "Ti posso no, mio baciare?" marito gli ha dovuto di amore so' le 2, però io le luci, le stelle, le lucine, il gazebo, cioè a un certo punto mio marito m'ammazza. Il gazebo, io so' "Oh, sta oh, ma te il svegli, giorno ma mo dopo dai 'sto c'avevo bacio." una cosa di Te lavoro, lo gli ho detto giuro, io: la stessa "Guarda cosa io tesoro, dico: "Ma questi dormono, ma un bacio mo dai, una carezza." non c'ho più Niente. l'età per fa le 2 aspetta cioè questo stava aspettà che io gli dessi a un certo punto guarda ho detto: "Oh, me lo dai o andiamo a casa una certa perché Dai io sei proprio." oh, che dovevamo fa? Però poi la cosa positiva ovviamente è che una volta che tu gli hai dato il là, ovviamente tutto questo e poi so' Certo, addormentati certo, assolutamente, anzi tutt'altro. cer Dopo non rimpiangi nessuno, ecco, mettiamola così. certo. Amo molto amo molto quest'aspetto, diciamo. Poi io parto sempre dal presupposto che riguarda la persona, non riguarda mai il paese. Ovvio, quello No? Mi sempre. piace molto quest'aspetto molto rispettoso che c'è nei confronti della donna. Poi ogni tanto, certo, quando le giornate so storte ti viene da dire, perché diciamolo, moglie vuoi dei paesi tuoi, e dici certo, c'avevo magari Eh, ragazzo italiano, magari in questo eh, momento, per esempio, io ci dico sta, sempre la è lite, vero. no? Se io litigassi come litigavo con i miei fidanzati italiani che facevamo la sceneggiata alla Merola, penso che mio marito Mamma mia, mi chiamerebbe, mi farebbe fa un TSO, cioè direbbe ma tu sei impazzita, cioè ogni tanto quella bella soddisfazione di farsi quelle belle litigate, invece proprio brava. nella cultura non è accettata questa cosa, quindi ovviamente non mi permetterei mai, come Sì, lui sì, poi sì, sì. mi viene, ma lui però stesso è venuto incontro a cose no, che io per me sono sacre, tipo il tempo in famiglia, cioè lui era uno che approfittava delle sue vacanze di Natale per andarsene a fare i viaggi da solo, cioè da solo. Sì, A lui gli piace lo so, ti capisco e va perché pure io. d'accordissimo con la famiglia, è uno che anzi per essere americano va stra d'accordo coi genitori, però dice: "Natale, ah, voglio vedere questa montagna, me la vado a scalare." Ho detto: "Bello mio, a casa mia a No, il Natale si Natale fa la è famiglia. tombola." E lui però si fa Sì, è del vero, ringraziamento, si fa la tombola americana se vuoi, ma la tombola perché io voglio che ci siano le foto coi nonni, queste cose così per me sono certo, importanti, però devo dire che poi dopo quello è l'amore, venirsi incontro, no, certo. e quindi però sicuramente ci sono delle cose che io preferisco. Oh, e poi io sarò strana, trovo l'inglese tremendamente sexy e tremendamente romantico. Sì? Ma l'inglese l'accento americano o l'accento ti piace l'accento americano? Ebbene sì. Però è vero una cosa che dicevo, ma vuoi mettere quando io ogni tanto guardo Dylan, no, guardo mio marito e dico: "Mamma mia", quando parla con quell'accento Però capito marcato è soggettivo, cioè non è è ovviamente vero, adesso questo con cioè non è che puoi dire è americano, vero. italiano, perché è come uno che gli dici: "Mi piace una spagnola, mi piace la latinoamericana, mi Sì, piacciono sì, le bionde, mi piacciono le come more", come quelle brava, dico: "A come me le bionde mi dicono l'italiana de niente", o quelle con gli occhi scuri non mi piacciono perché poi quando vedo gli occhi azzurri perdo la testa. Cioè, in realtà non è poi una cosa io so che quello che mi piace sicuramente è questa cosa iniziale, non forse perché ormai manco da tanto tempo, mentre all'inizio dicevo: "Madonna, oddio, mi son imbruttita". Adesso devo dire il fatto che se metti, una foto su Facebook di un certo tipo, dopo 10 minuti c'è già anche poi un certo tipo, no nuda, perché poi so' vecchia ormai non le vado più no, mettendo, no, però però magari anche con vestito dopo 10 minuti ci saranno un certo tipo di commenti che arriveranno tutti da uomini sposati, invece questo devo dire, l'americano non lo fa, ma non perché non si fanno le tresche, sia ben no, chiaro, no, lo no, fanno, però tu me però lo lo fanno in maniera confermerai. diversa, Tu me lo confermerai, negli Stati Uniti rispetto all'Italia sono più le donne che tradiscono Sì, rispetto agli no, più che altro so' uomini. loro che ci provano, è questo il punto.
che sono loro Sta che cosa sono più esatto, aggressive. sta cosa ne ho parlato un sacco sui social, so più le donne Sono qua. loro che sono molto più aggressive. Infatti, Sì. fondamentalmente, se tu ti fai gli affari tuoi, qui non ti calcola nessuno. Se poi decidi di basta un niente, però se tu sei quella che si fa gli affari tuoi, fondamentalmente se non te la vai a cercare, non ti romperà le scatole nessuno. Quindi E vabbè, poi tu per adesso, nel senso, tu sei contenta della tua scelta, per adesso preferisci, ancora stai dell'idea e sì. preferisci l'uomo americano all'uomo italiano? Ma io ho avuto l'imprinting, il mio primo fidanzatino, appunto sempre nel 92, era un ragazzo americano, quindi poi dopo Ah, tu quindi sono stata fidanzata tanti anni io con un uomo italiano e sono stata felicissima oltretutto, eh, non è stato un caso, io sono finita proprio per caso sposata con un americano a me in mo dici. tempi non sospetti, però il mio primo fidanzatino era proprio americano. Sì, che poi Eh, oltretutto vive a 20 minuti da casa mia perché il mondo è strano. Siamo rimasti amici e pensa che ah, sì, sì, questo m'avevi e raccontato vive di adesso viviamo a lui. 20 minuti da casa, ma penso che lo invito anche al compleanno di mia figlia perché siamo Ah, appunto rimasti amici. Ma ero perfetto, piccola, cioè era proprio fidanzatino, quindi Anche l'imprinting anche il proprio. fatto anche il fatto che loro non sono, per esempio tuo marito come mio non c'è quella gelosia Ah no, zero, dell'uomo zero. All'inizio, italiano. guarda, la vivevo quasi male perché all'inizio dicevo A me non... mo dici, io da serie ma gli frega questo? Esatto. Ma gli frega davvero de sta con Sì, me? sì, Questo vuole quello fare zero. No, mio marito è proprio, cioè, uguale il mio. zero, ma Ma guarda che zero, è una ma in cosa una che maniera, però non è una mancanza di gelosia, di disinteresse, perché poi, per esempio, fa cose che invece ti accorgi che brava, non perde mai di vista, ok? brava, Mai, lui non mi perde mai di vista, ma non di controllo, cioè nel senso di attenzione, brava. sei sicura che stai bene, sei arrivata in tempo, no? Però Yes. senza mai, no, cioè, se Sì, è la gelosia quella sana, non è morbosa, la ma non è manco gelosia sano, cioè lui proprio tossica. l'attenzione, cioè se io so fuori a cena e a un certo punto è tardi rispetto ai miei orari, lui mi dice è tutto a posto con la macchina, è tutto a posto, sì, tutto a posto, allora divertiti. Però Esatto, l'importante è che mi bravissima. accorgo che sto che torna a casa, perché ci mancherebbe altro, torna a casa. Stessa identica, Ogni tanto so io che uguale, gli dico, papà, ma va, ma esci, lo trovo davanti ai genitori, ma va brava, donna, invece no, brava, quella niente. è una cosa, quella è importantissimo, è la stessa identica situazione che ho io con Dylan, perché stiamo là. Sì, no, quello, ma io Quindi non potrei, non avrei tanti, potuto manco prima, infatti io mi sono sposata vecchia per quello. brava, hai fatto comunque, allora Va bene, io devo andare dal dentista devi andare dal effettivamente. dentista. Allora, Sara, io ti ringrazio Grazie a te. tantissimo perché è stato, secondo me, questo episodio sarà super interessante, lo vedremo sicuramente. E niente, ragazzi, io vi saluto, anche Sara vi saluta e ci vediamo Ciao, nel prossimo grazie. Un episodio bacione, alla di quando Keeping vuoi. Up, di Keeping Up with Iarondi. Ciao Ok, un ragazzi. bacione. Ciao, ciao, ciao.